Hai mai guardato il tuo conto in banca e pensato: ma com'è possibile? Ho fatturato così tanto e sono a corto di liquidità? Se ti è successo, benvenuto nel club. Molti imprenditori mi dicono: non riesco a capire perché ho fatturato tanto, ho avuto più clienti, ma la situazione del mio conto è sempre la stessa, è sempre vuoto. La verità è che il tuo conto in banca può mentire, il fatturato potrebbe essere alto, potrebbe sembrare alto, ma alla fine non hai liquidità. Questo numero di cui parleremo oggi è un killer silenzioso per la tua impresa. Oggi voglio spiegarti perché ti succedono queste cose e voglio darti 2 trucchi pratici per risolvere il problema e per prevenirlo. Ciao, sono Teresa Messina. Nel video precedente abbiamo parlato di 3 numeri fondamentali che devi analizzare assolutamente nella tua azienda e uno di questi appunto è il flusso di cassa, di cui parleremo e approfondiremo di più oggi. È l'ossigeno della tua attività. Eppure molti ancora lo confondono con il fatturato. La buona notizia è che con il giusto metodo puoi misurarlo e gestirlo con semplicità. Non avrai bisogno di lauree alla Bocconi, ma servirà solo un sistema pratico di cui oggi parleremo. Il primo grande equivoco che bisogna sfatare è appunto che il fatturato non è uguale alla liquidità. Il fatturato è tutto ciò che è venduto in un periodo di tempo, per esempio stabiliamo un mese. Se emetti una fattura di 1.000 euro, hai fatturato 1.000 euro, ma questi 1.000 euro potrebbero non essere ancora sul tuo conto corrente perché il cliente potrebbe magari pagare entro 30, 60 o 90 giorni. Quindi in effetti il tuo fatturato è di 1.000 euro, quindi hai un saldo positivo, ma a livello proprio pratico, quindi la tua liquidità, ancora è zero. Quindi cosa rappresenta la liquidità? La liquidità o il flusso di cassa è quel denaro disponibile che puoi utilizzare per pagare immediatamente fornitori o dipendenti o affitti, quindi le tue spese dell'azienda. Immagina per esempio un pasticcere che ha venduto una torta nuziale di 500 euro. Ha anticipato dei costi, perché comunque per produrre la torta ha anticipato i costi diretti di manodopera, ha anticipato i costi dei prodotti che verranno utilizzati, quindi le materie prime, ma in effetti l'incasso effettivo del denaro, quindi della fattura, avverrà magari entro 60 giorni. Quindi nel mese, se dobbiamo valutare la vendita di questa torta, abbiamo fatturato in effetti 500 euro, ma magari abbiamo una liquidità negativa, in quanto magari hai già dovuto sostenere i costi sia della manodopera diretta che dei prodotti, quindi delle materie prime. Quindi magari se hai speso 250 euro per la produzione della torta, abbiamo un problema di liquidità. Vedi allora qual è il problema? Può essere profittevole nella carta, in quanto la carta dice che hai fatturato un tot, ma alla fin fine a livello di liquidità andrà in crisi. Facciamo un altro esempio. Analizziamo un e-commerce. Vende prodotti per 10.000 euro al mese. Tutte le vendite sembrano ottime, ma i fornitori vogliono essere pagati in anticipo a 15 giorni. Se i clienti pagano a 30 giorni, sei costretto a usare il tuo conto personale o comunque una liquidità che non è stata creata dalla vendita di quei prodotti. Ecco perché la liquidità è l'ossigeno della tua impresa. Analizzare il flusso di cassa non è un optional. Senza liquidità le aziende si fermano. Senza liquidità non puoi pagare i fornitori, non puoi pagare i dipendenti, non puoi reinvestire. Anche se il margine dei tuoi prodotti è alto, anche se gli altri indicatori vanno bene, se hai un problema di flusso di cassa, la tua azienda soffoca. Facciamo un altro esempio. Pensiamo a un ristorante. Fattura 5.000 euro in una settimana, ma deve pagare affitto, fornitori, stipendi immediatamente. Se i clienti pagano solo a fine mese, l'imprenditore deve anticipare denaro proprio, rischiando di restare senza cassa. Sai qual è la buona notizia? Che a differenza del fatturato, il flusso di cassa lo puoi misurare, prevedere e gestire. Ed è qui che inizia la vera gestione strategica della tua impresa. Adesso passiamo ai consigli pratici, ai trucchi pratici per prevederlo e gestirlo meglio. Creiamo una checklist settimanale dove inseriremo tutti gli incassi previsti per quella settimana e le spese previste. Da lì si avrà subito un quadro completo della liquidità della settimana. Non serve aspettare fine mese o avere i dati dal commercialista, devi anticipare la tendenza. Dedica 10 minuti ogni settimana nello stesso giorno per cominciare a misurare. Comincia a misurare il saldo iniziale, quindi la tua liquidità iniziale,
le entrate previste nella settimana, le uscite previste, quindi cosa dovrai pagare, e alla fine vai ad analizzare il tuo flusso di cassa, quindi la tua liquidità a fine settimana. Facciamo un esempio: un barista che controlla ogni lunedì mattina il proprio flusso di cassa. Saldo iniziale 500 euro, entrate previste 300 euro dai clienti che pagheranno entro il venerdì, uscite previste sono 400 euro tra bollette e fornitori, il saldo stimato finale sarà 500 che è il saldo iniziale più 300 le entrate previste meno 400 le uscite previste, quindi sarà un 400 euro di saldo finale. Se il saldo fosse negativo, si potrebbero prendere delle decisioni, quindi gestirle meglio, ovvero spostare i debiti per la settimana successiva o anticipare i crediti, sollecitare il pagamento dei clienti. Fare questa checklist settimanale ti permette di prevenire e di agire prima che si presenti il problema. Dopo la checklist settimanale, prova a effettuare la stessa tipologia di analisi, però su 4 settimane, quindi su un arco di tempo più ampio, un mese. In questa checklist potresti inserire le entrate certe, ovvero quelle per cui già hai messo fattura, le uscite certe, quelle fisse, che sono gli affitti, lo stipendio, le bollette, e poi potresti inserire le uscite variabili. Queste uscite variabili dipendono appunto dal volume di vendite che verrà generato quel mese, quindi sarà una stima. Prendiamo lo stesso esempio, quello dell'e-commerce, che prevede vendite per 5.000 euro per i prossimi 30 giorni. Sa che le uscite fisse saranno 4.000 e che le variabili circa 1.500 in base al volume di vendite. La previsione mostra che c'è un buco di 500 euro tra le 2 settimane. Analizzando così il flusso di cassa, puoi prevenire il buco e chiedere un acconto ai clienti o posticipare un pagamento non urgente, evitando crisi di liquidità. Ricorda, il tuo conto in banca mostra solo il qui e ora, mentre il flusso di cassa rappresenta la vera storia e ti dà la possibilità di riscriverla. Con questi 2 trucchi pratici, quindi la checklist settimanale e la previsione a un mese, puoi finalmente capire la liquidità reale, anticipare i problemi e gestire la tua impresa con chiarezza. È così che riuscirai a uscire dal loop, lavorare tanto e guadagnare poco, e inizierai così a moltiplicare i risultati. Adesso a te la sfida. Prendi carta e penna o un foglio Excel e comincia a inserire nella tua routine di controlli settimanali una checklist settimanale del flusso di cassa. Controlla intanto il flusso di cassa di questa settimana, ovvero quello che è certo, e poi comincia a inserire una checklist mensile, inserendo la previsione delle tue vendite e i costi che prevedi di sostenere nel mese. Quali incassi e quali uscite hai già in mente? Fammelo sapere nei commenti se hai scoperto qualcosa di inaspettato. Se questo video ti ha dato strumenti concreti e pratici per capire meglio la liquidità aziendale e vuoi ricevere altre strategie per far crescere la tua impresa, iscriviti al canale Teresa Messina e attiva le notifiche. Nel prossimo video vedremo come un singolo numero può moltiplicare i tuoi margini senza aumentare le vendite. Ci vediamo lì!